Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Maturo. Siamo aperti? Siamo belli aperti? Cazzo guardi altre trasmissioni? Chi è che... Il volo del Condor. No, questo era Roprenino Montella. No, Montella era un po' più aperta. Un po' più, Questo, sì. com'è il Condor? Sinceramente non lo so. Ma Cioè, io sono proprio sparaflesciato. la bellissimo. suggestione Adriano Galliani oggi, nella giornata di oggi, che secondo me, Leo, non ha senso, te lo dico subito, perché fino a ieri tutti si lamentavano di due cose. Primo, questa trattativa per Yashari che viene, non si sblocca, eccetera eccetera. La seconda, Scaroni, che del Milan non c'entra niente. In realtà ci ha pensato il presidente a sbloccare la trattativa di Yashari. Sono bastate due sue dichiarazioni ed è saltato. Sì, infatti, no, le abbiamo lette ieri le dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni, oggi, ma in realtà è da qualche giorno, che in realtà non so neanche perché, che si parla del ritorno di Adriano Gagliani. Beh, vabbè, un upgrade di un certo perché livello. Monza cambia proprietà, quindi... Vi prego, riportiamolo a casa. Oggi faccio concorrenza, saluto, sei già arrivato in chat, a Gesù di Nazareth, perché sono illuminato, sembro Madre Teresa di Ci Calcutta. vuole mettere una musica eterea così, Esatto, per valorizzare questo incarnato. Sembri Edward Cullen. Sì, mi piacerebbe Edward Cullen, però vabbè, dai, poi ne parleremo anche di Twilight oggi, ma soprattutto andiamo non fa così il Condor, comunque, non è un Condor, quello è adesso andiamo un da gufo. Dani, ma volevo dire a Dani, se mi sente, spero di sì, che stiamo analizzando, Dani, per Edo ovviamente, il fenomeno dell'andropausa, perché mi dicono, in questo caso i motori di ricerca, che inizia dall'età di 45 anni, potrebbe, Sì, a partire da... Ma chi è Dani? Chiedi a Zlatan, che è anche più grande di me, ecco, no? Zlatan, come va con l'andropausa? Così proprio. Non lo so, io so che Andropausa è andato in Zlatan. Ma sì. Sudorazioni, queste cose qua, no? No, io non sudo, non sento bisogno di riposare, di avere relax. Sono sempre tranquillo anche di fronte a un mercato che non decolla. Non decolla. A proposito di decollare, hai visto il contenuto di Zlatan qualche tempo fa che faceva la rovesciata in piscina? A parte che posso dire, si vede che era molto macchinoso il movimento. Se posso, Amico, bravo, era a rallenti. Però era macchinoso, lascia stare il movimento.
amico. fai E bravo. ci immaginiamo Zlatan in movimento di Edo se prova a fare una roba del No, ma genere. soprattutto volevo chiedere quanti giorni di mal di schiena dopo quello, perché quello che non vi racconta, i social sono la punta, no, dell'iceberg. Quanti giorni di mal di schiena? No, più quanti giorni ho fatto per riuscire a fare quel gesto, perché tante volte ho provato, poi liscio, poi sparato in orbita, è stato difficile, No, vabbè, dai, quello eri bravo a farlo. Senti, Zlatan, cosa c'è di vero nel ritorno del Condor Galliani al Milan? Ma non lo so, io sai, non mi intendo tanto del Milan, non seguo più di troppo, no? Non saresti, vabbè, nel senso, non importa. Sì, è vero certo. che ti sei però che fine ha fatto? Saresti comunque consulente della proprietà del Milan, Zlatan, qualcosa con Milan c'entri. Poi se viene Codor va bene, basta che non mi vende a Paris Saint-Germain un'altra volta, No. dopo va tutto bene. Io ti posso dare un news, una strategia di Giorgio e Jeffrey, Igli, tutti quanti, no? Sì. Che facciamo tanti acquisti agosto, fine agosto, Sì. così il stipendio intanto pagano gli altri per i nostri Ecco, giocatori. su Vlahovic è l'ideale vostro, è l'idea anche vostra. per 15 giorni, mamma mia. Edo, Vlahovic, cagni, oh. se Milan non lo prende a luglio, ma lo prende a fine agosto, risparmia 2 milioni. Milioni, amico, bravo, diglielo. Zlatan, tanto il Milan è che questa sarà- roba qua. 2 2 Esatto, milioni. ma chi se ne frega del Tutti i giocatore. giorni pago i Noi bonus per scherziamo. Yazari, come si chiama quello che voglio? Yashar. Ma poi, No, noi scusa, scherziamo, ma non scherziamo su questo. Ieri l'ha detto anche Fabrizio Romano, questa cosa. Cioè, Vlahovic starà fino ad agosto perché presumibilmente 1 milione e poi... ma se non si sblocca la trattativa, scusa Zlatan, una volta non eri bravo a tirare gli schiaffi, no? Cioè, Sì, a prenderli da Oniewu a forse. prenderli da Zlatan. Ogniewu. Portati Ogniewu, vai con Ogniewu a Bruges. Se vuoi se non si sblocca trattativa abbiamo Javi Guerra. Lui è Sì, pronto, però sì. al massimo possiamo offrire un Furlano. Sì, Non quindi di più. 20, non di più per 20 Javi Guerra. milioni, sì. Un Furlano Potremmo spaccato. lanciare però tipo, spettacolo. tipo il Monopoli fatto Sì, con fare i, la moneta, con tipo, i Furlani. sì. Ma le dichiarazioni di ieri di Scaroni che abbiamo commentato ieri, però le ho rilette, Leo, cioè sono ancora Ah, sì, più sì, allucinanti perché dici, allibito. noi non vogliamo spendere. Sì, bene. Cioè, c'era un non detto che era abbastanza palese. Infatti ha fatto il giro del mondo, Sì, almeno Italia-Belgio sicuro. Grande classico. Se vediamo, dai, se prova a obbligare questo giocatore a venire, lui vedi che ha paura, no? Perché gli ho detto se non riesci a liberarti ti vengo a prendere, allora lui è lì, salto allenamento, salto partita, però Bruges è un osso duro, Sì, ma sa lui proprio- ieri ha detto Zlatan, io qui non gioco più. Però ragazzi è rischioso da parte sua, il Bruges sta cercando di scatenare un'asta da parte sua, soprattutto Sì, non Premier so League quanto- eccetera, cioè, Io perché per esperienza con De Catellare lascerei perdere, Sì. perché Certo. non è finito bene. ma Lui ha detto così ieri ai dirigenti, Sì, io sì, non- sì, qui sì, non sì. gioco più Sì, e vediamo se riuscirà a sbloccare Braccio di Ferro. Sembra di no, l'asta non si sta scatenando perché Yashari rifiuta tutto. Però il mercato lo sappiamo che è lungo. Intanto ieri da Milanello, ragazzi, sono filtrati dei retroscena, soprattutto degli audio, ci sono arrivati esclusivi di Allegri Sì. che parlando con Pavlovic gli ha chiesto dove gioca lui, Sì. ha detto vicino alla porta e quindi Punta. Pavlovic 15 gol l'obiettivo l'anno prossimo, mister, per Pavlovic. Ma non esagerare, che ho già parlato con i ragazzi che domani dobbiamo giocare contro, come si chiamano quelli? Pert Sì, Pert Glory. Ecco, allora, dovete fare Pert tanti gol Glory, Sì. ammazza qua. tanta roba. Allora, gli ho detto, visto che mi piace fare tanti gol a voi, a me questa me cosa mi te fa no, fastidio. esatto. Allora mi piace fare tanti gol. Ho detto, fatene 20 al Pert Glory, però dopo non mi rompete più Vi le scatole. scatenate e non ci pensiamo più. Così poi non mi rompete le scatole. Bravo, Okafor ha fatto 2 gol a Liverpool, sappiamo già che si è giocato il Jolly. Non Ma ha fatto poi più gol. Okafor non aveva mai segnato 2 gol in una stessa partita nella sua carriera, mister. Cosa le ha fatto? Ma si è giocato il Jolly, poi le faccio tutte insieme, uso tutte le batterie e tutto quello che ho. Adesso poi domani Ma cos'è? se viene Ammutinamento questa cosa? Perché anche Loftus-Cheek l'anno scorso non giocava Sì. neanche, quest'anno addirittura si permette di segnare. Cos'è sto ammutinamento, mister? Tra l'altro con un gran gol. Ma
ma mi stanno un po' deludendo, perché arrivo qua, una squadra che non c'è nessuno, che li devo solo compattare un attimino, dopo lo sono contenti, invece tutti fanno i fenomeni, fai avere Ronaldinho, Iniesta e Leao quello vero, ma che cosa fanno? Comunque effettivamente anch'io ho pensato chi sono le glorie del No, Perth, non sono hanno detto, le glorie. hanno un koala come centravanti, koala Muani. Sull'attacco, mister, ho capito che a lei non le piace segnare, però tutta dobbiamo. questa insistenza su Vlahovic, Per quello che vuole bravo. l'abbiamo capito, però Questo è evidente. Lui è bravo sotto porta a sbagliare gol. Sì, esatto. Però, mister, comunque che se prendiamo 0-1 ne dobbiamo fare. Io le chiedo, ma cioè, se per caso, nel remotissimo caso in cui Milan in una partita prenda un gol e poi ne devi far 2, Pareggiamo. massimo pareggiamo. Cioè, Pareggino. E se ne prendiamo 2 di gol? Finita. Abbiamo perso. Non è che... La matematica è una cosa Sì, semplice. si può anche vincere 3-2. No, dico, non si può vincere 3-2, non si può, perché se te vinci 3-2, per ogni partita che te vinci 3-2, ne hai uno in meno da vincere 1-0, perché i gol che te puoi fare sono 38, se te ne fai 3 in una partita ce ne 35, quindi poi c'è 36 partite Non che non funziona, fai più. non sì, quindi noi funziona. dobbiamo finire il campionato con 38 gol fatti e tipo 10 subiti. Ragazzi, io non vi voglio annoiare, ripetervi sempre le stesse cose, ma lo sapete che chi non si abbona è il braccio destro di Scaroni, per cui mi No, raccomando. è chi scrive i testi. Chi scrive i testi, Paolo esatto, Scaroni. chi scrive le interviste è Paolo Scaroni, per cui vi vediamo, mi raccomando, se potete abbonate. Io voglio dire una cosa però, su Leao, voglio aprire il capitolo Sì, Leao, sì, perché ha parlato, se ma se quest'anno Leao però ieri anche Pulisic oggi su Gazzetta è un giocatore top. Si può dire che lo stanno coccolando tu. Io non mi stupirei, giusto. mi stupirei di vedere le immagini di Mister Allegri, ad esempio, che gli dà i bacini sul collo sì. a Leao talmente Sì. tanto se lo sta coccolando. Sì, li ridarei anche io, Mi mister. metto il balsamo sulle tricine prima di andare a letto. Vabbè, quello qua, Questo senza entrare nei sì, particolari, nei dettagli, però grazie. dico, ma sta funzionando questa cura. Ma sta funzionando come funziona tutti gli anni, perché a inizio stagione Leao sembra sempre il giocatore più forte di tutti. dopo 3 partite me lo troverò a fare il cooling break con Okafor che mi fa un mutinamento, se non posso dire. No, ma anche Porca perché forza. Raffaele ha detto delle cose importanti, molto Perché importanti. ha detto? No, Ha fatto le barre di una canzone rap. anche mister, ma ha parlato anche di lei. Che dice? Nel senso che in conferenza stampa appunto ha detto Di lei la sua ragazza? No, lei è mister. No, lei è mister. Ma... Abbiamo un allenatore femminile. No, vabbè, mister, di te. Rispetto al passato è cambiato Come tutto. la pubblicità della Leotta. Esatto. Ah, no, Sento che quest'anno il Milan sarà una squadra. Ma non fa rima, scusa. No, ma non è una rima, non è un pezzo di una canzone. Non è una canzone, scusa, non ho capito. No, mister, comunque le fai i complimenti e dice insomma, il Milan è tornato ad avere un allenatore. L'ultima volta che ha vinto, prima di Pioli, chiaramente lo scudetto, era con Allegri, quindi ha parlato molto bene. Stiamo costruendo la squadra, ci sarà un grande spirito. Questo dimostra anche che l'anno scorso c'è stato un completo ammutinamento da parte di tutti i giocatori, anche nei confronti della scelta di Paolo Fonseca e poi di Consesso. Adesso non nominare in vano Paolo. Però mister, sembra che appunto la sua scelta abbia settato le ambizioni della società molto in basso, e questo non sia sfuggito, questo dettaglio non sia sfuggito ai giocatori. Non hanno capito il pensiero del gioco. Un caso. Ma poi anche i Braz non hanno mai imparato a usarli, mister. sì. Infatti adesso hanno dato la colpa a me e hanno venduto tutti. È rimasto Leao, perché se vendi Leao non c'è più nessuno che gioca. Anche questo Torriani, che è l'unico buono, lo prendi a Lione. Oh, pare che Il Lione. è vero che il Lione sia su Torriani, mister, però le vuole far fare i compiti l'anno prossimo. Ha offerto 60 milioni del Furlano. Beh, ma sono tipo Anche 2 lì ci sono miliardi i e Furlani. mezzo. È come i soldi del Monopoli, non vale niente. Tu paghi sempre, ma è l'euro la cifra che vale. No, Simone, No, lo stiamo però- dicendo no, che Fonseca sì, vuole davvero però, scusi, Torriani. mister. Tra l'altro, perché ha seguito questa trasmissione, altrimenti non si spiega. No, esatto, perché sennò, ma infatti, Dani, riusciamo a fare delle cose incredibili, a far interessare Leone a Torriani. Solo che, mister, se lei mi dice 60 milioni di Furlano, 60 milioni per
sono per 20 milioni, vale tipo 2 miliardi e mezzo, 200 miliardi. È un prezzo corretto, giustissimo. giusto, come il PIL Ma di perché in realtà il Furlano sembra che valga 20, ma in realtà è 3. È 3. Il Furlano di partenza è 3. Il Furlano di partenza è 3. Noi quando facciamo trattative è così, te c'è questo giocatore, bene, quanto vuoi? 30, ti offro 10. No, va bene, ok, fai 15 più bonus, non va bene, 20. Niente, arrivederci. Così è il nostro trattativa. Ma cosa si sa invece che fine aveva fatto, raga? Non sentiremo la mancanza, però mister, tutto bene? È stato allenare al Nasr. No, non è vero, sono andato lì, ho sentito, mi hanno detto che andavo lì. Ah sì, no, ma io solo sapere se ha smesso di picchiare Calabria, perché Calabria è ancora senza squadra, non vorrei perché lo sta ancora menando il mister, lo lasci andare, mister. No, tanto non lo prendevano lo stesso, non mi sento di dire che è colpa mia questo, però visto che il mio giocatore preferito, Joe Felix, è andato all'Al-Nas, quindi per quello penso magari sono andato anch'io. Di andare all'Al-Nas, sì. Ecco perché. Sì, perché 30 milioni, una rapina mano armata proprio. E con sé sta mister, l'ultima squadra, chi le è rimasto di andare. Sta ancora preparando il discorso di fine stagione, visto che per 6 mesi lei continuava a dire fine stagione parlerò. Non ma hanno censurato. Censurato. Ah, ok. Vabbè. Ma non ha capito un caso, capito niente quello. Se ne arrivavo ai 15 quarti, però non ottavo, sicuro. Signore e signori, devo finire un attimo prima oggi perché voglio, regia, l'applauso che si merita anche da casa, ragazzi, anche se non vi sentiamo vi voglio davanti al computer così ad applaudire Daniele Sporchia. Dani, ti vogliamo bene, un'altra stagione insieme qua a Lunch, fai sentire che è una voce anche tua, normale. Sì, grazie ragazzi, io vi saluto. No, ma Dani mi piaceva di più l'altra, scusami. Va bene, sono così. Capisce in caso. Esatto, ringrazio tutti quanti e adesso vediamo, magari riesco a venerdì a esserci ancora, vi risaluto, però in caso non riesco ci vediamo a settembre più carico di prima, che questo anno dobbiamo a settembre, fine agosto, già sta sgrammando, abbiamo un campionato da portare a casa con mister Allegri. Io non seguo tanto il Milan, quindi non so bene le date, però dai. Forza Bari per il 17 agosto e Zlatan, chi non si abbona a Radio Rossonera è un furlano. No, lei chi non si abbona a Radio Rossonera è un europeo. Vabbè. Questa è la vabbè, dai, così addirittura non ho capito cosa dico, addirittura sei andato giù pesante. Sceva, chi non si abbona a Radio Rossonera? Non so parlare l'inglese. Allora tu non sei abbonato. Era palese. Dani, merita di più di Lunch Press, ci scrivono. Sì, Dani, ti vogliamo bene. Ragazzi, vi abbraccio, grazie a tutti. Ciao. Mamma mia, come faremo a passare l'estate senza Dani? Tra l'altro, ragazzi, salutate anche Menini, perché Menini oggi chiude Baracca e Burattini, ultima puntata di Lunch Press, perché domani dacci 30 secondi per dare questo, perché domani c'è Milan, gioca il Milan insomma domani, quindi ovviamente giocando alle 12:20 va tutto in sovrapposizione e allora facciamo una puntata speciale con Mister Bottoni, tra l'altro, quindi domani alle 14:30 dovrebbe essere, poi vi daremo notizie sicuramente durante il talk, ma anche sui nostri social, chiaramente non vi lasciamo mai soli. Remi in barca alle 13:18 sempre prima. Esatto, no, però domani domani appunto faremo un'unica puntata che raggruppa insomma sia Lunch che il talk, chiaramente perché c'è il Milan e quindi facciamo così. E poi venerdì ultima puntata della stagione di Lunch Press. Esatto, però io sarò a Rimini, quindi vi saluto già prima esatto, ci vediamo poi quando insomma le trasmissioni riprendono. La terza settimana di agosto. Le faremo sapere. Intanto regia chiedo se c'è Triolo, altrimenti vi ricordo ragazzi di iscrivervi al Fanta di Radio Rossonera insieme a Fantalgoritmo. Vi avevo messo tutti i link, li trovate, lo vedo qua sia in descrizione che in chat. Menini ha già perso. Tra l'altro la cosa bella è che deve ancora iniziare, ma Menini è talmente incompetente. Ma sai il nome della mia squadra? Il nome della mia squadra è Al-Dobaglio.
Non è male, perché non poteva che essere questo. Ma ragazzi, avete a disposizione 270 furlani virtuali per costruire 260 Fanta milioni virtuali per costruire la vostra squadra con 25 giocatori, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 7 accanti. Tradizionale, diciamo. E come da piace a punto noi, di il mercato vista. è sempre aperto, come piace a noi giovani, Edo, a te no, però il mercato è sempre aperto. Per poterlo guardare da lontano come fa il Milan, senza avvicinarsi. Iscrizione 19,90 per tutta 99, scusate, per tutta la stagione. Ogni settimana potete vincere le maglie ufficiali, buoni Amazon e poi i grandi premi finali. Mi raccomando, sfidate Menini e gli altri giornalisti di Radio Rossonera con cui potete provare a competere, perché io ho già vinto, basta sparare cavolate, perché abbiamo già in collegamento Daniele Triolo, Pianeta Milan. Ciao Dani. Ciao ragazzi, come state? Ciao Dani, stanchi morti perché non ce la faccio più, o Yashari viene o lo vado a prendere ultima stagione, penultima puntata della stagione, ti volevamo salutare, fare le buone vacanze, per cui abbiamo detto andiamo a rompere le palle a Daniele Triolo. Ma dal punto di vista del mercato possiamo chiuderlo qua il collegamento, Dani? Grazie Dani. Grazie di tutto. Diciamo che il mercato del Milan si è un po' incartato. Era partito molto molto bene dal punto di vista della società, con le cessioni, no? Di Kalulu, di Pellegrino, quella di Reinders soprattutto. C'è stata quella un pochino più difficoltosa di Teo, ma alla fine mandato a buon fine, visto che comunque la strategia del Milan era quella di venderlo in questa finestra trasferimenti. Poi però, al di là di Ricci e Modric, che sono stati presi praticamente subito, c'è stata qualche difficoltà di troppo. Difficoltà perché il Milan chiaramente ha dei parametri oltre i quali non vuole andare. Pensava di poter prendere 2 terzini inizialmente pagando in sostanza 25-30 milioni di euro per tutti e due, si è resa conto che così non era possibile, ha chiuso per Estupinian a una buona cifra, discreta cifra per un giocatore che tutto sommato è un signor terzino, anche se non è Teo Hernandez chiaramente. Resta però il grosso da fare, perché manca una mezzala di tecnica, qualità, che sappia difendere, manca attaccare, e manca soprattutto un centravanti, e a destra manca qualcosa, da capire se un altro terzino a questo punto o un centrale, visto che Allegri di fatto 4-3-3, però 2 amichevoli 2-3-5-2, quindi da capire un pochettino anche come vuole giocare il mister. Il Milan sta lavorando, ma non è facile perché il budget è quello che è, devi però rimanere budget, scusami Dani, però ti fermo, perché il budget è quello che è. Stavo guardando ieri i dati delle squadre di Serie A. Il Milan è l'unico, perché facevi riferimento a te insieme alla Roma, ad avere al momento un saldo ampiamente positivo, cioè le cessioni, il Milan ha cassa, anche. ha budget. Gli ingaggi che abbiamo risparmiato, che risparmieremo tra Benasser, eccetera, eccetera, no? Sì, assolutamente. Il Milan allora possibilità di fare belle operazioni in entrata lo ha, e come? Cioè il Milan, se volesse, potrebbe prendere Yashari a 35, Leoni a 30 e Vlahovic a 20, non faccio 3 nomi a caso, spendendo una sessantina di milioni, più o meno settantina di milioni, e recuperare quelli che mancano sostanzialmente dalle partenze di Adli, Benasser o Cafor, e andarci a chiudere anche questa sessione in paro. Il mio punto di domanda è: faranno così? Perché comunque il Milan deve andare anche a chiudere un buco di bilancio abbastanza grande. Secondo me non spenderanno tutto quello che incasseranno, qualcosa terranno da parte, e quindi chiaramente in questo momento la trattativa si basa sul 500.000 euro, il milione in più, il milione in meno. E lo stiamo vedendo con Yashari. Ma Dani, aspettiamo le briciole, che cadano le briciole dal tavolo a fine mercato, sostanzialmente? Allora, Yashari è un obiettivo della prima ora. Il Milan lo ha portato tanto alle lunghe, ma se vi ricordate da metà giugno che stanno lavorando sulla trattativa Yashari. Chiaramente se tu vai dal Bruges e il Bruges ti dice sì, ok, 35 più 5 e tu parti da 20,
avanti che sali fino alla cifra insomma che chiedono loro o quasi, è normale che la trattativa va per le lunghe. Ora ci siamo, più o meno ci siamo, il Milan darebbe al Bruges quello che il Bruges vorrebbe, però per loro è diventata quasi una questione di principio. Adesso stanno facendo i dirigenti Madù e Rigaud quello che fecero nel 2022 con Maldini e Massara con De Ketelare, ovvero ricevuta l'offerta del Milan, partono, sondano la Premier League, chi mi offre di più? Io ho in mano questa offerta qui. Vi ricorderete nel 2022 il Leeds si fece avanti per Charles, lui disse di no, disse che voleva il Milan, tempo di rimettere insomma diplomaticamente le cose a posto e la trattativa hanno buon fine. La mia sensazione è che alla fine l'hashtag Free Yashari che sta spopolando sui social vedrà insomma il felice esito dei negoziati. Io penso che Yashari alla fine arrivi. I due punti di domanda in realtà ce li ho sul difensore, che sia terzino centrale, o sull'attaccante, perché lì mi sembra che gli obiettivi ci siano, perché comunque Allegri vorrebbe Leoni, Moncada propone Doué, e da capire un attimino chi serve di più, se il centrale o il terzino, e davanti Allegri ha una richiesta precisa, ha chiesto Dusan Vlahovic che di cartellino costa poco, perché la Juventus a 20 milioni te lo tira dietro, perché sostanzialmente piuttosto che perderlo a zero e fargli fare la terza punta dietro David e Colomboigny te lo quasi regala. Quest'anno gli costerebbe 24 milioni a bilancio, quindi sì, esatto. La Juventus punta chiaramente non gli dà la risoluzione, vuole qualcosa per il cartellino, perché già dovendogli dare una buona uscita di una decina di milioni, capite da voi insomma che almeno ci vogliono rientrare per una spesa di cartellino. E detto ciò, il grande problema che dalle parti di casa Milan è molto sentito è lo stipendio. Il Milan, da quanto risulta a noi di Pianeta Milan, vorrebbe offrire ad agosto inoltrato, parliamo della settimana di Ferragosto più o meno, 15 milioni di euro, quando Vlahovic a bilancio della Juve sarà più o meno intorno ai 16,5, più bonus, e al giocatore lo stipendio di Leao, sostanzialmente 5 netti più bonus legati al rendimento, gol e quant'altro. Oltre non si va. Uno, perché il Milan, come sapete, ha parametri molto stringenti, e due, perché giustamente se Leao è il più pagato della rosa, è come riferimento massimo del tuo bomber massimo, non puoi andare a sforare oltre quella cifra. È un ingaggio che a Vlahovic potrebbe anche star bene, prenderne 7 bonus inclusi, a patto però che recuperi quei 5 mancanti dalla Juventus quest'anno. No, ma ha fatto ridere come alcune non so, testate, pagine, non so dove l'ho visto, no? Un paio di settimane fa dice Furlani ha autorizzato Tare a trattare Vlahovic sulla base di 10 milioni stipendio dimezzato. Grazie, sono capace anche. Vai e portamelo a casa gratis. Sarà una trattativa di fine agosto, Dani, anche perché si risparmiano 2 milioni di ingaggio tra luglio e agosto, di fatto. Perché, esatto. Sì. Il Milan queste cose non le fa passare lisce, ragazzi. No, certo. C'è il risparmio. Prenderlo adesso o prenderlo a giugno vorrebbe dire pagargli 2 mesi di stipendio, quindi 2 milioni in più, e 2 milioni, come vedete nell'affare Yashari, fanno differenza. Sì. Ma è solo lui, lì davanti chi so? Cioè si parla di... No, le alternative ci sono. Qual è il problema? Il problema è che ogni giocatore nasconde un pro e un contro. Per esempio Tare, nel briefing con i media di ormai più di un mese fa, fece il nome di Darwin Núñez, parlando del centravanti che cercava il Milan. Lui disse in Camera Caritatis: uno alla Darwin Núñez, anche se non è lui, perché all'epoca comunque l'uruguaiano trattava con il Napoli, e comunque il Liverpool chiede tanti soldi per il cartellino, quindi con quelle caratteristiche lì, ma non magari a quelle cifre lì. Quindi Darwin Núñez costa troppo, Guirassi uguale, Mitrovic prende un ingaggio non spaventoso ma addirittura di più, giocatori come Arokodare vengono proposti perché sono dell'agenzia di Busardò, che comunque collabora molto con il Milan. Il Milan ne monitora tanti di profili. Allegri ha fatto una richiesta: se possibile datemi Vlahovic. Quindi cercheranno di incastrare più o meno vari fattori economici. Secondo quanto risulta a me, la prima alternativa, non dovesse arrivare Vlahovic, è Krstovic del Lecce.
Che non sono proprio sullo stesso livello. Non è Nunez, non è Nunez. Giocatore che il Milan ha cercato già a gennaio, se ricorderete. Sì. Era stata presentata addirittura un'offerta, poi Corvino disse di no perché già avevano ceduto Torgu e volevano puntare di fatto alla salvezza tranquilla. E il Milan aveva offerto, se non ricordo male, 22 milioni, se non sbaglio, a gennaio per prendere Krstovic. Secondo me, se Vlahovic dovesse complicarsi, o se domani mattina il Newcastle, faccio un esempio, vende Isaac a Liverpool e ha bisogno di una punta e va dalla Juventus con 30 milioni per Vlahovic dice di sì, a quel punto il Milan spiazzato, il primo nome su cui vanno è Krstovic, perché è un giocatore che è stato seguito, piace, chiaramente cambierebbe non l'investimento, perché più o meno lo paghi 20 milioni, 25 milioni più bonus anche lui, cambierebbe lo stipendio, quindi sul monte ingaggi peserebbe molto di meno dell'attaccante serbo, il montenegrino. E cosa cambia? Che il Milan farebbe giocare più volte titolare Camarda a Lecce. Quindi li togliamo Krstovic a Lecce per far giocare titolare Camarda, insomma, Dani mi stai dicendo. Però chiaramente a quel punto ti dico, se arriva Vlahovic, tu sai che hai preso un centravanti titolare e poi Santi Jimenez se la gioca con lui. Se tu prendi Krstovic vuol dire che il tuo centravanti titolare è Santi Jimenez. Sì, speriamo. Perché Krstovic, però anche qui scusate, per però anche qui dopo aver lavorato evidentemente tu Jimenez non consideri il titolare, perché se vai a cercare Vlahovic è quello che dico, come il terzino, cambi completamente, passi da Vlahovic che può fare il titolare a Krstovic che va a fare la riserva di Jimenez. Krstovic si è fermato a Eboli, potremmo chiuderla così. Dani, te ne faccio due velocissime che poi ti devo lasciare, se riesci, velocissime, ma il Milan è dipendente da Mendes? No, dipendente no, ma diciamo che i rapporti sono buoni. Sono buoni. Mendes, oltre che un procuratore, e infatti attenzione anche alla pista con Salo Ramos, in questo caso, sì, perché le opzioni sono tante, ragazzi, perché se Allegri decide di giocare 3-5-2, questa è una mia deduzione. Allora, attualmente il Milan si ipotizza che debba giocare 4-3-3. Se parte Okafor, si è parlato molto di un possibile arrivo di Chiesa da Liverpool in prestito con diritto, almeno questa è la voce che gira negli ambienti. Chiesa che piace anche a Napoli, Atalanta, Roma, ok, però il Milan c'è. Ma se Allegri passa al 3-5-2 con Jimenez Leao davanti, il 3-5-2 comunque pretende di fatto altre due punte in panchina, e oltre al Krstovic, al Jimenez di turno, un'altra te ne serve, e un Gonzalo Ramos in prestito con diritto dal PSG, a quel punto magari uno al posto di Okafor non lo va a scartare a priori, anzi l'avete visto il Napoli di Conte, no? È vero, aveva tante riserve che magari facevano fatica a giocare, però davanti, anche andato via Kvaratskhelia, tra Lukaku, Simeone e Raspadori, qualcuno che gliela buttava dentro ce l'avevano sempre. E comunque 4 attaccanti servirebbero per un 3-5-2, quindi indipendentemente no, per tornare a bomba alla tua domanda, però avete visto Yashari magari stai un mese a trattare e Stupignan 5 giorni, 4 giorni trovi il doppio incastro con Pubil che viene dirottato a Madrid e Stupignan che prende la via di Milano a prezzi insomma calmierati. Danni, l'ultimissima, Galliani suggestione o pista? No, non è una suggestione, è una possibilità. L'abbiamo data per prima questa notizia noi di Pianeta Milan, c'era arrivata una soffiata già una ventina di giorni fa, però abbiamo verificato chiaramente cosa bollisse in pentola. Tutto vero, Cardinale e Galliani hanno parlato già un paio di volte, da capire però se eventualmente Galliani entra come socio Red Bird e poi gli viene data una carica nel Milan, se entra nell'organigramma Milan, oppure se vabbè, ne abbiamo parlato, non se ne fa nulla, le condizioni non ci sono, amici come prima e forza Milan sempre. Però i dialoghi in corso ci sono, quindi non è escluso che magari nel prossimo futuro Galliani possa entrare nell'organigramma o di Red Bird o del Milan o di tutte e due. Non so in che ruolo. Non so se da presidente, terzino destro, terzino in questo momento
il terzino destro manca, però visto che oggi il buon Adriano, gli facciamo gli auguri, compie 81 anni, magari in qualcosa di più giovane lì sulla fascia non sarebbe male. Vabbè, però se la gioca con Modric. Tra l'altro Modric, il Milan ha il giocatore più anziano, sì. Modric è il più giovane del campionato, In prestito, Camarda. Anche questa curiosità. Dani, senti, ti facciamo allora gli auguri di buone vacanze. Vediamo quando riusciremo ad andare, perché comunque il periodo è caldo, molto intenso. caldo, esatto, con il lavoro, poi inizierà il campionato, la Coppa Italia. Speriamo insomma di risentirci prossimamente con un Milan che ha completato i 3-4 acquisti che mancano e fatto una rosa da scudetto. Vabbè, ma risentiamoci, Dani, allora... scusa, prima del 2028. Sì, 28, risentiamoci, se no... così lontano sposti l'asticella. Ad oggi ragazzi, parliamoci chiaro, Tare bell'innesto perché comunque serviva la sua figura, Allegri grande innesto perché serviva un allenatore di quel calibro ad allenare questa squadra. La rosa non era tutto sommato da buttare, perché è una rosa che è arrivata seconda con Pioli 2 anni fa, sostanzialmente ha toppato un anno, però ad oggi con il mercato attuale è più debole dell'anno scorso, perché Reinders e Teo non li sostituisci così, quindi servono quei 3-4 colpi che innalzino il livello qualitativo, perché altrimenti ci sarà da sudare per il quarto posto. Dani, grazie. ti vogliamo bene, un abbraccio. Ciao ragazzi, Ciao. buona giornata, buon lavoro e forza Milan sempre. Sempre. Stavo Ciao. scolpendo nella roccia. Tu fai i gesti. Ma stavo scolpendo quello che diceva Dani nella roccia, cioè il Milan oggi è più debole dell'anno scorso. La bella notizia è che l'anno scorso siamo arrivati ottavi. Quindi adesso puntiamo al siamo, nono, siamo per il momento siamo nella colonna di destra. Allora ragazzi, 25 minuti per voi, avete gli ultimi 25 minuti di questa stagione per poter commentare i capelli di Leo. oggi un po' fossi voi ne approfitterei, mi raccomando, e non abbonatevi. commentare quelli di Edo, perché invece non ci sono, quindi io sono molto molto pochi. Se non si abbonano, Leo resta tutta l'estate, quindi vi conviene, se non volete più vederlo per i prossimi mese. Esatto, ma anche Edo, perché possiamo, penso, ormai già parlare, non ovviamente adesso raccontare, eccetera, che per anche l'anno prossimo sui social di Radio Rossonera abbiamo rinnovato, insomma, la partnership molto prestigiosa che ci fa molto onore con MSC Crociere, quindi anche l'anno prossimo potrete votare nelle storie Instagram del profilo. Anche Instagram, l'anno prossimo potrete votare Reinders al Manchester City. Esatto, adesso ci stanno togliendo un po', se non c'è Teo, non c'è Reinders, infatti stiamo facendo un po' di grafica, vabbè, metteremo Okafor. No, e a parte gli scherzi, quindi insomma, poi seguiteci ovviamente su tutti i nostri canali. Che cacchio vuole Daniele S? Il McKenny, guarda che ho querelato per molto meno. Daniele, sono già arrivati i carabinieri a casa tua. Mentre poi giustamente abbiamo dovuto lasciare, ma te la faccio allora a te, quindi in realtà la faccio alla chat, la domanda, come giocherà il Milan, nel senso che domani il Milan scende per la terza volta col 3-5-2, ma il Milan non ha un organico da 3-5-2, mi spiego. Ma neanche da 4-4-2 in questo momento. No, però ha un organico più costruito da 4-3-3, ma banalmente per il numero di difensori centrali in rosa il Milan ne ha 4, il Milan non può giocare a 3 se ha 4 centrali. E non ha terzini. Non ha i terzini, quindi non può giocare a 4, cioè a 3 non ti servono i terzini destri, Edo, se consideri Saelemaekers e Jimenez come quinti, e lo puoi fare, e Stupinian e Bartesaghi di là, posto che secondo me servirebbe qualcosa in più a sinistra, perché secondo me Bartesaghi ancora ad oggi non dà delle garanzie e Stupinian ha una cartella clinica nei 2 anni precedenti non ottimale, ma ti mancano i centrali, ti mancano, diciamo che hai Jimenez che alla bisogna ti può fare il terzino sinistro. Certo, però poi dopo là davanti anche lì 3-5-2, bene, adesso Leao, poi torna Jimenez, ok, e Pulisic? Ma raga, Pulisic è insieme a Leao l'unico quindi che può avvicinarsi alla definizione di fuori classe, comunque di giocatore top. Pulisic non può non avere un ruolo in questa squadra, ragazzi. Vuol dire, se Pulisic sta in panchina, che ci può stare che anche Pulisic sta in panchina, vuol dire che però ce ne sono 11 più forti di lui in quel momento in campo. Non può stare in panchina Christian Pulisic per le 2 stagioni che ha fatto. Ma sì, se mi prendi Nico Williams, non lo so, sparo, però è sul sistema di gioco. La Minna Yamal, va bene, certo, Pulisic sta in panchina. No, però il problema è sul sistema di gioco in realtà. Cioè, il 3-5-2, posto che Leao può anche fare la seconda punta, a mio modo di vedere, lo sta facendo in questo momento, però dopo bisogna tornare 4-3-3, perché poi arriverà anche Modric,
Però il Milan gioca le amichevoli precampionato in un altro modo. Vero che ormai i moduli sono... ma perché abbiamo il vizio di non dare la squadra in tempo al mister, e quindi cioè, se precampionato serve per creare i meccanismi, creare quelle robe eccetera, per noi è marketing, andiamo a fare il giro del mondo, eventi, strette di mani, arabi, cose eccetera, prepari una stagione. E prepariamo una stagione con un modulo che probabilmente non useremo. Ecco, questo io lì volevo arrivare, e sono completamente d'accordo con te, Edo. Cioè, questa scelta va bene, Milan sta giocando in un modo diverso, solido, siamo molto contenti di Allegri in questo momento eccetera, però Milan sta preparando la stagione e di fatto non giocherà in quel modo lì, a meno che il Milan non compri anche Leoni, Edo, e un sesto difensore, e allora lì non ti serve il terzino, ma devi capire cosa fare con Pulisic. Cioè, sono due moduli tanto diversi. Vero che il Milan si può adattare, però... Abbiamo questo curioso vizio di non voler pagare i giocatori, dice Antonio Gatta. Prima, quando Triolo stava dicendo tutti i giocatori hanno un pro e un contro, e io gli volevo dire il contro tendenzialmente è che hanno uno stipendio, che guadagnano dei soldi, perché incredibile, è quello il contro, non è che no? Incredibile. Ti volevo leggere vi volevo leggere due cose, una divertente e una molto bella. No, aspetta, perché io sto leggendo ipotesi secondo cui Pulisic sta in panchina e Saelemaekers gioca metaverso, cioè io poi dopo può succedere di tutto nel calcio, per carità. Abbiamo il vizio anche di non pagare tanto le società, ci dicono comunque chi ha parlato, insomma, ma in realtà non ieri, non ha parlato ieri Luka Modric, ma ieri di Modric ha parlato Fabrizio Romano, e ha detto che Modric ha scelto il Milan, lo sapevamo già, però ha rincarato un po' proprio per amore, cioè tifa Milan da quando era bambino, ma Modric è proprio tifoso del Milan. Sì, ma non come Ibrahimovic, lui è tifoso vero del Milan, ma in un modo viscerale. E ha detto anche che quando ha visto la situazione del Milan tra la contestazione dell'anno scorso, l'8° posto eccetera, ha detto non mi interessa nulla, io voglio andare al Milan. Ragazzi, forse noi sottovalutiamo ancora l'impatto che può avere questo giocatore, perché non l'abbiamo ancora visto, diciamo, in maglia rossonera eccetera, darà tanto. Mentre il fun fact meno divertente, cioè più divertente, è bella questa cosa. Esatto, è molto bello. Però tradotto è venuto a Milan perché le abbiamo fatto pietà. È come se tu uscissi con una bella ragazza e te la dà perché guarda, mi hai fatto pietà, sono 5 anni che non la vedi, ti ho visto conciato così, te la do. Così è andata, più o meno. Sì, però la storia di Modric e Milan è più o meno così. Anche ci piace pensare che comunque sia una bella storia. Vai che poi abbiamo l'ascoltatore. Sì, andiamo prima al telefono, vi leggo la cosa divertente dopo l'ascoltatore. Pronto, ragazzi, ciao. Belli e brutti, sono Davide. Ciao. Chi bello, a chi brutto, ragazzi. Davide? Chi con capelli, chi senza. Grazie Davide, grazie per averlo sottolineato. Cagare. Vai, dici tutto. No, ma Davide, richiamaci. Ma lui chiama sempre, spero che sia caduta. Esatto, è caduta la linea scherzando. Davide, chiamaci. Allora, ci sarà qualcuno che da bambino non ti fa Milan. Allora, quel Milan lì, però è diverso, non è la classica frase di circostanza tifavo questa squadra fin da bambino, quella di Modric, è molto diversa. È una frase diversa da quella di Lukaku. Però è vero che quando ci si appassiona da bambino le cose le vivi con la magia, certo. Ok? Quindi lui è cresciuto col mito, poi c'era Boban, è cresciuto sotto le bombe, aveva sta maglietta, non lo possiamo sapere, capito? Quello che dice poteva andare come tutti, in America, in Arabia, eccetera, a guadagnare, eccetera. Ma la sua carriera però parla di quel tipo di, non solo di giocatore, ma di uomo, capito? Quindi non è cresciuto col mito di Boban, non sarà contento Scaroni. E allora, nell'attesa che ci chiamaci Davide, che ci richiamino, vi leggo un post delle dichiarazioni chiaramente divertenti, perché si parla di Marco Materazzi, divertentissimo. Sì. Perché ha ringraziato Maresca per aver battuto il PSG in finale del mondiale per club. Ha un po' vendicato il 5-0 subito dall'Inter. Adesso ripetilo senza piangere. No, ma poi Marco, ti piacerebbe che il mondiale per club avesse cancellato quella fantastica partita. Ce l'abbiamo. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Antonio. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Come state? Tutto bene? Volevo dire che andate in vacanza tranquilli, tanto non è che abbiamo tante pretese. Dice non succede niente. No, ma intanto fino a venerdì, domani no, ma venerdì ci siamo ancora ultima puntata,
Vabbè, però tanto da qui a venerdì non credo che rispondano quelli del Bruges o altro, cioè, sicuramente non succederà nulla, ci tireremo fino al 20 agosto, poi si vede. Vediamo se nel frattempo non riusciamo a vendere qualcun altro. Ieri leggevo che Fofana era addirittura interessato, non so, una squadra araba, Fofana. Se vendiamo pure Fofana facciamo, non lo so, un bilancio positivo di entrate da 200 milioni di euro e poi però rilanci da 500.000 per prendere giocatori, quindi no, più che altro abbiamo ancora in rosa Adli, abbiamo tutti quelli che sono stati messi Benasser, tutti quelli che sono stati messi fuori rosa, quelli o ti resta sul groppone lo so, ma purtroppo non è che possiamo sperare che questi da un giorno all'altro vadano via, anche perché così come noi non vogliamo spendere per dei giocatori che cerchiamo, ci sono altri che non vogliono spendere per i giocatori che noi proponiamo, che mettiamo sul mercato. Un motivo ci sarà, secondo me, quindi alla fine io sono abbastanza, ripeto, sono disilluso da giugno e penso che a fine agosto avremo quei nomi di cui si parla, ma Krstovic adesso è veramente mi ha fatto venire la pelle Antonio, il problema non è secondo me che non è scarso, no, ma non è anzi capito, ma è diverso, non è scarso, però no, però Antonio, non è Gyökeres, dici. No, ma neanche quello. Se punti Vlahovic, punti un titolare, se punti Krstovic, punti una riserva. Ma allora dove sta la strategia? Non c'è. Ma non c'è la strategia, ma qual è la strategia? Ma perché adesso su sto fatto di Yashari, cioè io penso che qualunque società nel momento in cui tira pesi di una trattativa, a meno che io prima scrivevo che faceva ridere Diego Armando Yashari, cioè sembra che non si può giocare più a calcio senza Yashari. Io dico che qualunque società dopo 2 mesi, ma anche dopo 2 settimane, cambia obiettivo, cioè non è che possiamo stare lì a 2 mesi e poi alla fine arriveremo al 15 d'agosto e prenderemo o rimaniamo così oppure andremo su un altro profilo che magari è completamente diverso dagli Yashari. Quindi se la stanno tirando perché forse così possiamo parlare un po' di mercato anche noi milanisti. Mi viene questo dubbio, cioè, altrimenti noi di che cazzo parliamo? Tutti parlano di vabbè, dai, c'è anche chi è messo peggio, perché la Juve, ragazzi, la Lazio non fa mercato. Va bene, sì, ma sicuramente c'è chi è messo peggio, però va bene ragazzi, grazie, vi voglio salutare, sono stato, buone vacanze anche a te. Ci risentiamo alla fine di agosto. Ciao anche ciao. A te, un abbraccio, ciao. Prendiamo Gagliardini. Basta McKennie, vi prego. Su Musa stamattina Repubblica ha rilanciato. Ma Musa al Napoli. Juventino, Musa del Milan al Napoli ha rilanciato che il Napoli ci starebbe ripensando di riaprire insomma la pista che porta Yunus Musa, perché Conte vorrebbe il backup di Anghissà. Conte ha 2 competizioni, noi no, e quindi ha bisogno di 2 giocatori per ogni ruolo. Chiaro che sono giocatori tra l'altro secondo me abbastanza diversi, perché Anghissà è proprio un mediano, Musa ancora quindi vuol dire che ci danno più di 25 per Musa? La richiesta del Milan è quella. Cioè, ti baciare i gomiti. Però bisogna. Cioè, il Milan ha messo sul mercato Musa in maniera molto chiara. L'ha fatto prima Tare e poi Allegri, ma proprio a mezzo stampa. E Milan lo deve cedere. Cioè, questo perché? Perché? Per far cassa? Perché nel giocatore non ci credo. Non lo so. È vero che l'anno scorso la maglia pesa. E l'anno scorso a lui è pesata tanto. Anche l'anno prima. Il punto è che non è mai, secondo me, buona cosa mettere un giocatore a mezzo stampa sul mercato, perché lo svaluti quello di conseguenza. Quindi quella mossa francamente non l'ho ancora capita neanche da parte proprio di Glitare, a meno che non hai appunto già una trattativa aperta con qualcuno e stai trattando sul cartellino. A quel punto però il Milan veramente deve fare non solo Yashari, il Milan deve fare Yashari e un altro a metà. Il Milan deve fare un difensore centrale se giocasse a 3 o un terzino destro nel caso in cui giocasse a 4. Ma il Milan deve iniziare a fare mercato al di là della punta, che è quella che diciamo chiaramente scalda un po' più gli animi. Però poi in campo ci vanno anche i centrocampisti e sappiamo quanto è importante il centrocampo.
E manca gente, mancano anche idee dopo Yashari, penso. Adesso il Milan è concentrato su quello, però sbloccare veramente da quant'è che diciamo? È 2-3 settimane che diciamo domani o sblocchi o molli. Passa 3 settimane sei ancora là. Allora, Maffons dice: dirò una cosa impopolare, io Jovic non l'avrei lasciato. Anch'io ho detto che avrei fatto i tre lì davanti, Gimenez, Jovic, Camarda. Quello dovevamo fare come reparto data se giochi con una punta, chiaramente. Ciao, come ti chiami? Ragazzi, come va? Ciao. Vi ho chiamato per salutarvi, per augurarvi buone vacanze. Io me ne starò nella mia umile barberia a vedere che cosa succede, ma non succederà nulla. Facciamo in tempo a tornare che già... Esatto. Ma allora, io non sto neanche più seguendo questa telenovela imbarazzante, cioè... Allora, io capisco che il Bruges con noi alza la voce, cioè, basta vedere chi è che mandiamo. È Tare, sì, ma dietro Tare chi c'è? Certo. Un nome a caso, che ci ridono dietro, farebbe fallire un mini club, ma lasciamo stare. Quello che ha detto prima ha dimenticato una cosa che secondo me ha detto che la Rosa, che è arrivata seconda, ha steccato un anno, però si è dimenticato di dire come siamo arrivati secondi, perché ci sono suicidate dietro tutte le altre, perché sennò di che stagione parlavamo? Poi, certo. Ragazzi, guardiamo un attimo tutto. Poi un'altra cosa, è vero che sostituire Teo e Reinders, ma se sai che li hai già fatti fuori, perché non ti muovi prima? Perché guarda. non c'è la strategia, non ce l'hanno. Ma siccome c'è gente, questo è vero, questo è ma siccome c'è gente che crede ancora alle favole, dalle patenti, scusate un po' mi sfogo. Ma non è che non c'è in realtà la strategia c'è. La strategia è quella di aspettare le briciole alla fine del mercato. È quella. L'ha detto giusto prima il messaggio che tu hai letto, Edo. Tenevi Camarda, siamo senza campionato, lo buttavi dentro, così scoprivamo una volta per tutte se era forte oppure no. Dai. Ma siccome, ripeto, c'è gente che crede ancora alle favole di Re Giorgio, noi umilissimi milanisti stiamo nell'angolino. No, in realtà la voce la facciamo sentire noi, ovviamente, anche noi di Radio Rossonera l'abbiamo fatto. No, per dire, certo. Con voi c'è un rapporto d'affetto, vi seguo sempre, figurati. Barber, come starebbe Leo con i capelli di MacGyver, corti davanti e lunghi su dietro? Per la nuova stagione. Vabbè, ma voi non sapete che il mio prossimo... No. Col baffo anche. No, ma voi, perché tu non sai, Edo, come io mi presenterò nella nuova stagione calcistica. Guarda, io i capelli li ho persi vi chiediamo tutti, scusa da oggi, cosa? Io i capelli li ho persi tutti, sono diversamente e fai il barbiere, ma scusa, è come andare a mangiare al ristorante e esce fuori il cuoco rachitico, no? Lo sanno già tutti a una certa età la comodità, la comodità, vabbè, a parte che ho visto Leo pettinato da Michael Jackson, quindi qualche mese fa, quindi vabbè. Ma lui si pettina coi petardi, Vabbè, ma non ho capito, ma io parlo per invidia, Leo, io parlo per invidia perché tu li hai oramai sono li hai, ma fino a qua. Scusa Barbara, la prossima volta magari facciamo regia fare degli approfondimenti sul cuoio cappelluto, perché io vorrei, c'è un modo per valutare a che età gli cadranno i capelli. Ma io se continui a guardare la furlanese, scusami, se continui a guardare il Milan come me, mi sa che cadono tutti. Sì, tipo il Simpson qua che si ristrappa così, un'altra stagione così. Barber, ti abbracciamo. Ragazzi, vi auguro buone vacanze, ci sentiamo presto. Ciao, grazie. Ciao Barber, grazie Edo, dobbiamo ringraziare, è tornato il mitico, è tornato Carlo Teodori, grazie. Anche voi però ragazzi, ve l'ho detto, sostenete Radio Rossonera, andate a sostenere e anche a diffondere, mi raccomando, il manifesto del milanismo, lo trovate sui nostri social, in particolare su Instagram, perché il Milan, ricordiamoci che il Milan è nostro, è qualcosa che ci tramandiamo di padre in figlio, non solamente i geni e i capelli, ci tramandiamo di padre in figlio, ma anche perché questo. Io vedo che in chat, Edo, mentre parlavamo con il nostro ascoltatore, già tutti sanno che tipo di taglio farò. Però ragazzi, io non lo faccio. No, io non lo faccio se voi non vi abbonate. Ve lo dico serenamente. Il mallet. Sai cos'è il mallet?
Vai a vedere cos'è il mallet. Adesso per spiegare cos'è il mallet, incredibile. Taglio di capelli, chiaramente si dice così, in questo momento dice così, ma con la nuova stagione calcistica mi presenterò con il mallet, ma vi dovete abbonare, se no non lo faccio. Quello di MacGyver, l'ho detto io che è quello di MacGyver. Però tra l'altro, se mi torni così, guarda, giuro, Leo, come quella, come si chiama, di col mallet, Casa di Carta, col mallet biondo, tra l'altro, quindi tu non hai ancora visto come niente. diceva quello molto più famoso di me, padre, perdonali. Ciao, come ti chiami? Antonio, tu come c'è? Antonio, allora, i capelli in mallet ti piacciono? Sì. Tu come ce li hai i capelli, Antonio? Io ho biondini un po'. Sì, ma ce li hai ancora, dico, oppure in affanno? Ce li ha, esatto. Mica come Edo. Ce li hai ancora tutti, ce li hai? Ce l'ho sopra, dietro, un bocca, non ce l'ho. Ah, ok, un po' in piazza, un po' come Antonio Conte, diciamo, prima della... Che hai mangiato oggi, Antonio? Oggi tagliatelle col sugo e per secondo non mi ricordo la faraona. Dai. Faraona ripiena. Per secondo ho mangiato le polpette e l'insalata. Vabbè. Oggi niente, non le è piaciuta la regia. Si è mangiata l'insalata, è un po' nervosa la regia oggi. Sì, oggi la regia con l'insalata. Va bene, Antonio, ti vogliamo bene. Lunedì l'ultima, venerdì è l'ultima puntata, chiamaci, E poi quando riprendete? E poi riprendiamo il 24. Però no, 17, non vi lasciamo 17, mai 17. da soli. Non vi lasciamo mai da soli. Riprendiamo dallo studio, ovviamente. Poi io la verità, volevo iscrivermi a Fantacalcio. Bravo. C'è il link in chat. È solo che non lo so usare, capito? No, ma sì, ma ci c'è pensi tutta l'estate per studiare, Antonio. Io l'anno scorso ho scaricato qua di Radio Rossonera del Fantacalcio, però poi l'8-8 non mi ha fatto entrare più, capito? Se no dovevo usarlo perché diceva l'amico mio si imparava a usarlo. Per quando ne sapevo fare io non capivo più niente. C'è un po' di digital divide in questa telefonata. Grazie mille Antonio, ciao. Ma si fa ancora quest'anno? Sì, l'abbiamo appena detto con Fantalgoritmo. Quello abbiamo provato, vediamo che Dai. Ciao Antonio. Ciao. Allora, mi è stato riferito dalla regia che se facessi quel taglio cambiano la serratura di casa. Non dico altro, dico solo che Carlo che mi scrive, Leo, attento che mi piaci molto. Io, Carlo, faccio il taglio. Quindi Maranza. No, non Maranza. È un po' Maranza. Ma farai anche la trasmissione col borsello di pelle? No, non è, è che mi manca quel tipo di sapere che ne ho provate praticamente tutte, sto male con tutti e quindi cerco sempre di andare di far peggio per vedere fin dove posso spingermi. Pensa che c'è gente che valuta il degrado di questa trasmissione, il progressivo dalle tue pettinature. Se guardate questa trasmissione dal 2022, ma che la faccio è sempre peggio, ma così è così che ci piace. D'altronde è purtroppo un po' come il Milan, che nel 2022 vinceva lo scudetto, dopo pensavo tagli alla Milan. E vabbè. Simone, tutto tranne quello, mi puoi dire, cioè il taglio Di Marco no, un po' di se ti fai un po' biondo è tutto tuo, è tutto Di Marco. Allora, ma perdere i capelli ti capita, non è colpa tua, però accettalo, sono come quelli. Io sono anche tu lo come accetti, il correre dell'età, accettalo, è così la vita. Anche le donne, l'ho sempre detto, io sono contro i ritocchini, la donna è bella anche quando invecchia, del resto è così, il tempo passa no, ma infatti non c'è niente. Però io ho avuto la fortuna che alla metà ho ancora tutti i capelli. Te chi lo sa, chi lo potrà dire? Ciao, come ti chiami? Sono Enzo. Ciao Enzo. Attaccare la chiamata ridere. Siete fantastici. Grazie altro Enzo. Che Raimondo e la compianta moglie, Sandra. altro che siete fantastici, complimenti ragazzi. Grazie. Ma io sono chiamato perché volevo augurarvi buone vacanze, solo per quello, perché non so se ci sentiamo. Volevo chiedervi quando tornate.
Scusa Enzo, Edo sta mostrando sennò sembra che sopra sono come Di Marco e Stella dice Edo, ma ne vedo che tanti ne ho tanti di capelli. Tra l'altro da quell'inquadratura Edo riguarda non è che non è che sei Caparezza adesso, però non importa Enzo, prego, perché abbiamo visto uno spaccato di vita. Mio Dio. No, volevo augurarvi delle buone vacanze e chiedervi come funziona quando torna Lunch Press. Allora, vi daremo notizie più chiare nel corso di questa settimana, però dovrebbe essere dopo, cioè la settimana dopo Ferragosto, quella che diciamo la ripresa del campionato. Esatto, che accompagna la ripresa del campionato. Sì, sperando che non ci sia Daniele alla ripresa di questa trasmissione. No, scherzo. Ragazzi, siete veramente in gamba, complimenti davvero. Ciao vi Enzo. Un bene dell'anima. Anche noi, a Buone tutti vacanze, voi. ragazzi. Grazie ciao. Enzo, anche a te e anche a Carlo Teodori, che ti fa una domanda, Edo, soprattutto a te. Cosa ne pensi del calcio femminile? Tra l'altro le azzurre sono arrivate quasi fino in fondo. Sì. Devo dire complimenti, ho anche visto diverse partite, devo dire la verità. E ragazzi, penso che movimento che piano non è come il calcio maschile, però io lo vedo dal punto di vista dei ragazzi a livello giovanile, è una realtà, sta diventando una realtà importante, sempre più ragazzine, sempre più bambine si iscrivono al calcio e questo è solo con bene, per cui penso tutto il meglio possibile, però non sono un consumatore, devo dire. Anche le Trecina Leao potrebbero essere un buon taglio, ma ripeto, dipende da voi, lo sapete, l'abbiamo già fatto in precedenza dei fioretti negli anni scorsi, nei mesi scorsi. Io faccio quello che mi dite voi, se però vi abbonate. Se no, domani alla 1 non c'è niente su Radio Rossonera, alle 14.30 c'è Bottoni e poi alle 16 ovviamente che c'è la partita. Il talk. Dobbiamo chiudere, Leo, perché no, velocissimissimo, perché ciao, come ti chiami? Pronto? Ciao, sono Mauro, vi saluto, buone feste, buone vacanze. Ma siamo venerdì, raga, l'ultima puntata è venerdì. Sì, allora sai dove sono, Leo? Sono a Venezia, in ma stazione. Che spettacolo, salutamela con lo spritz in mano. Esatto, in video. Allora ci sentiamo, faccio una telefonata così, tanto per rompere le balle a Matteo da Cassano, così lui non riesce a chiamare. Hai fatto bene. Ciao Mauro, grazie. Va bene, ragazzi. Dai, le 14 in punto, Leo, Leo, il tuo momento. Buone vacanze. Grazie. Ci vediamo presto adesso. Esatto. Noi chiudiamo venerdì, ti teniamo tutto al caldo, pronti, carichissimi per l'ultima. Tornerò carichissimo. Per l'ultima di settembre. Tanto Yashari saranno ancora giorni decisivi per Yashari. Magari potrei utilizzare le mie vacanze per andare a Bruges a portare Yashari e non a bere le birre come avete detto voi, a fare entrambe, a portare prima poi tra l'altro piatto nazionale tipico sono le patatine e le cozze, quindi birra. Non male. Dai, allora viaggio a Bruges. Grazie a Morgan in regia, Leonardo ciao a tutti. Daniele Triolo, ma soprattutto Daniele Sporchia e tutti voi ragazzi. Lunch Press, ultima puntata della stagione, venerdì alle 13. Ciao. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.
sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti